Siamo arrivati in pizzeria. Proviamo la pizza di Napoli. Ho scelto una pizza strana. So che non si sentirà nulla di questo video, ma va in mezzo sottotitoli. Che ne pensi? Per adesso sono molto contento. Le belle cittadine da Roma. So, this was our room. And it was for 4 people, so we were with 2 of our friends. Fate ciao. We had so much fun. Right after, we went to San Gennaro Cathedral, and it's dedicated to Naples' patron saint. There were many relics, including a vial of the blood of the saint, which liquefies twice a year, and it's very important to the citizens. Ex. Quanto slay, troppo slay nei corridoi di questa roba. The next day we visited the catacombs of San Gennaro, and it wasn't only a burial site with different kind of tombs indicative of the status of the deceased, but it was also a place of hiding for the persecuted Christians. We also saw the Neapolitan nativity scene, which shows many symbols related to Neapolitan culture and history. È piaciuta la statua? Tanto. Non piangere. Non sto vegliando. Il bambino velato. Lo vedo da tantissimo tempo, quindi sono la persona più felice del mondo. E qualcosa da aggiungere? Mi sono innamorata anche di questo artista. Ora stiamo aspettando da mangiare. Il problema è che l'orario di ritrovo è tra praticamente 40 minuti, mezz'ora, e per tornare là ci mettiamo 17 minuti, quindi sarà divertente. We went to our hotel to rest a little bit, and then we visited Ercolano. The ruins were beautiful. Since it was raining, there weren't many people, and the place looked really magical. It was completely buried under a blanket of mud and pyroclastic materials 10 to 25 meters high, following the eruption of the Vesuvius in 79 AD. And then the city was rediscovered in 1738. Ma penso abbiamo trovato scheletri anche in altri posti. Però sono felice che l'abbiamo trovata. Sono soddisfatta, torniamo dalla Silvia. Il primo scheletro. Max, Oui. sei deluso dal fatto che non abbiamo trovato lo scheletro? Sì, volevo vederlo tantissimo. Poi se lo trovi, puoi anche lasciarlo lì, vero? Sì, no, ma che lo proteggo dalle intemperie? Lo metteva Intemperie? una cosa di vetro. La campana di vetro, adesso viene del termine. Comunque adesso dov'è che siamo? Siamo su Insula 3. No, dove siamo? Ah, siamo a Ercolano, nella vie di Insula, città. Quella di prima. Sempre Napoli, non è che... Vabbè, la parte esterna. E ho un capello in bocca. Toglilo. E lo stiamo visitando perché? Fai così. Devo fare la copertina. Lo stiamo visitando perché Poi probabilmente qua metterò un po' di foto. qui O video. abbiamo Abbiamo? c'è un cartello. Un cartello. Che dice il cartello?
dice il limite estremo degli scavi borbonici. Il 18 maggio 1927 iniziarono gli scavi nuovi di Ercolano. Questo volle Amedeo Maiuri, soprintendente alle antichità ed archeologo insigne. Continuatore dell'opera del Fiorelli, con tenace e appassionato lavoro, restituì ai secoli futuri le strade e le dorde case. In ricordo dell'evento, celebrato da ogni civile nazione. Il 20° anniversario della morte del grande studioso, la soprintendenza e l'Associazione Internazionale Amici di Pompei posero. 18 dicembre 1983. Comunque siamo molto deluse che nella casa dello scheletro non ci fosse uno scheletro. Venga pure, andiamo. Non so se dirti facciamo un giro da questo lato come abbiamo visto. Oppure se andiamo a recuperare Silvia. La Silvia sarà Silvia! Abbiamo trovato un gatto. Lei si è seduta e il gatto le ha dato direttamente in braccio. Andiamo a trovare la Silvia. Silvia, sei ancora qui? Avete fatto una foto? Sì, non abbiamo trovato lo scheletro però. Abbiamo trovato la casa dello scheletro e non c'è lo Si chiama scheletro. così perché è stato il primo scheletro che Ti va bene essere nel mio vlog? Nel mio vlog? O ti censuriamo? Nel mio vlog, se no ti censuro. Dove lo mandi? Su YouTube. YouTube. Dove lo mandi? Dove lo metti? Dove lo Sei mando? un youtuber? Ci voglio cominciare, voglio provarci. Ah sì? Ti va bene? Ok. Comunque al momento, è 2 giorni che siamo qui, non sono ancora morta. E devo dire che fare agopuntura giusto il giorno prima di partire mi ha salvato la vita, è miracolosa. E un bellissimo gattino. E sta carino. Comunque devo dire che al momento, unica cosa, Napoli al momento non è molto accessibile, cioè nel senso sono per lo più scale, veramente poche ascensori. Sto facendo venire voglia di prendermi un bastone anch'io. Ho dei amici che ti capiscono. Bellissimo bastone. Ha piovuto ovviamente perché quando noi veniamo a Napoli piove, giusto? Sì. E ciao Sara! Sara, vuoi vedere il gatto? Sara non mi guarda. È speciale. Cosa che devo aggiungere? Bella. Leo. Brillantini. Però comunque è fattibile. L'unico problema appunto è che è poco accessibile e quando fai le strisce pedonali, a parte che cercano di ammazzarti, non c'è, c'è sempre lo scalino dopo le strisce pedonali, quindi anche se sei in sedia a rotelle non puoi salire. Però devo dire che in generale... Oppure c'è pieno di buchi. Sì, c'è ma pieno di buchi. Però devo dire che i napoletani sono veramente gentili, quindi è perdonata la cosa. Chi? Io? Lo so, sono strapallida. Cioè, pure l'occhio gonfio stamattina. Sono irritazione postura. Che tipo è cioè tipo per le sintomi, ok? E siccome tra un po' si secca. Non so quanto la faccio, ci vediamo un'ora circa. Ah sì? Sì. The next day, we visited the Royal Palace of Caserta. This place was absolutely stunning, and the pieces of art were beautifully done, and the rooms were so interesting. This is the largest former royal residence in the world, and it's also a UNESCO site. It was a very warm day, and walking in the garden almost felt like going for a promenade at Pemberley. Of course, we had to listen to Pride and Prejudice soundtrack. In the end, that evening we had aperitivo with our professors, and the sunset was really, really pretty. Stiamo per guardare L'esorcista. The Exorcist. che non abbiamo mai visto dal momento, e la TV è piccola, quindi siamo insieme in una stanza di gruppo, torniamo insieme e la TV è piccola, è il momento giusto di guardare l'esorcista.
ultimi giorni. Che ultimi giorni? Ultimo giorno. L'ultimo giorno. Ma ieri non mi ha fatto. Ieri hai detto qualcosa? Giusto, ieri abbiamo fatto niente, si poteva fare un vlog nel parco. Siamo andati a vedere la reggia di Caserta. E non so se avete presente Orgoglio e Pregiudizio. Sembrava di essere a Pemberley, fantastica, favolosa. Molto simile al Louvre. E ne abbiamo parlato prima per quello, alla reggia di Versailles. E bellissima, ho fatto un sacco di passeggiate, metto un po' di foto. Molto Ma a fine giornata distrutta completamente. tanto. Siamo anche andati a vedere il castello dell'uovo. Castello dell'uovo, a quanto pare perché era Verga. No, Virgilio aveva Virgilio? nascosto un uovo dentro al castello magico. A quanto pare se si L'uovo spezza- magico dentro al castello. Esatto. Se si spezzava gli lasciava Sfiga. non dirlo così. E niente. Malocchio. Esatto, malocchio. È un più sfiga. Sfiga. E solo che l'uovo un giorno scomparì e quindi la regina per dire che per non far agitare la popolazione disse che l'hanno nascosto dentro le segrete del Che l'hanno castello. sostituito. Che l'avevano sostituito, non si è nascosto, scusate. E That's it. that's it. Giusto per non rilasciare la Ansia. sfiga e Ansia l'ansia. tra la gente. E siamo andati a dormire, distruzione, cioè eravamo distrutte andate. E oggi è l'ultimo giorno, quindi ci hanno lasciato fare dei giri in città, tranquilli, tra di noi. Allora siamo andati a vedere un po' di negozi, abbiamo preso un po' di souvenir e adesso stiamo mangiando e bevendo. Il A cibo- un bubble. 10%. 10 di 10. Buonissimo. Stiamo vedendo questo bubble. Ho preso un caramel con i fagioli rossi. Tippuccino fragola con il tapioca. Sempre tapioca. Vita. Amore per tapioca. Quindi oggi avevo il treno alle 2. 2. Dovremmo arrivare a casa per le 8, sera, 8:30. Perché abbiamo anche lo scambio. Abbiamo anche lo scalo, sì. No, lo scalo, come si Scambio. No, anche lo scalo si per gli aerei, sono abituata così. E Basta. appena siamo in treno probabilmente farò qualche video. In ritorno. Guarderemo qualche film, dormiremo. Dormivo tanto. E poi Perché è andiamo a molto casa importante. e si fa relax. Vediamo un paio di foto del cibo, ma non le abbiamo fatte. Siamo saltati dentro il cibo, abbiamo finito. Oh, cibo. Poi non è neanche tardi, non è che avevamo tutta questa fame. Sono le 11 di mattina, stiamo facendo pranzo alle 11, ok? Però era per togliercelo e poi andare a camminare prima di partire alle 2. Però devo dire che, lasciando stare vari avvenimenti eventuali, gita ottima. È stata la tua prima gita ufficiale, cosa ne pensi? Cambiare delle cose, un po' di organizzazione, però. Da quello dal punto di vista dei professori, no? Sì, esatto, se l'avessimo organizzato noi sarebbe stato perfetto. Che poi, adesso spillo il tè perché veramente. Dai, spilla il tè, la metto giù. Praticamente, durante il Covid, quando eravamo in terza, i professori ci hanno fatto organizzare una gita da fare. Noi abbiamo organizzato la gita e chi vinceva, chi faceva il voto più alto, la presentazione migliore, avevamo fatto quella gita. L'abbiamo vinto noi, organizzando una gita per Roma. E al secondo posto c'erano dei nostri compagni che avevano organizzato la gita per Napoli. Quindi ho detto bello, abbiamo vinto noi, andiamo noi. Poi il Covid è continuato, quindi non si è fatto niente fino a quest'anno. Però a quanto pare a Roma costava troppo, che non è vero, perché costava più o meno uguale come qua. E quindi siamo venuti a Napoli, però vabbè, Napoli ci piace. Sì. Tutti molto gentili. Non devo avevo dire. visto Iago se. Giusto. Giusto. Non avremmo visto Iago se fossimo andati a Roma. Quindi vedi il destino. Esatto. Il destino. Ci ho portato. E poi la reggia di Caserta te la ritrovi. La passeggiata con la soundtrack di
Pride and Prejudice. L'abbiamo fatta lo stesso, ci sono tanti giardini belli. C'è qualcuno di Roma? Non sa, poi volevo fare vedere di nuovo i musei vaticani. Mamma che belli. Quindi dobbiamo assolutamente andare a Roma. Buono. E that's it. That's pretty much it. Non mi viene in mente nient'altro. Back. So, I have to say that I don't like this place. I like this one better. So, I'm back home. I'm so happy. I'm so happy to be back home. Naples was very beautiful. Not the city, actually. It was quite dirty, but culture-wise and all the museums and the archaeological places we visited, it was very beautiful. And today is the 8th, and we came back on the 4th. Sorry, I was looking at my cat, Molly. She's probably going to meow all this time, of course. Stop it! Basta! Amore! Mia. And well, I think I would love to go back to Naples just to visit more places, new places, because we haven't visited a lot of places that I wanted to see, and so I really want to go back to see what I didn't see, what we weren't able to go and visit. And I am really tired. That's why I'm doing this video today, so 4 days later, because I went in a flare-up and I didn't go to school for a few days because I was tired and sick. But I have to say I'm feeling better. Also, yesterday I had my second visit to the acupuncturist, and I love acupuncture. It's just, it works, I swear, or at least it's working for me right now. And I don't know if it's like psychological and I think, okay, it works, so I'm feeling better, or if it actually works. But for example, my ankle and my hip, both on the right side, were so stiff, like they were stuck. I couldn't really move them a lot. I did the session of acupuncture and I was able to move them. So yeah, I'm really happy that I'm doing that. Also, I'm really afraid of needles. And so I was a bit nervous the first session, but after I saw that it didn't really hurt and actually I felt better after, I have to say I'm more relaxed. It feels like someone, you know when you like remove your hair with like come si chiama la pinzetta? Una pinzetta, non mi viene come si dice. Tweezer, with a tweezer, yeah. It feels like that when the needle is going in, but then it mostly feels like someone is pressing on your muscle. And I have to say
that I felt relaxed so much that it felt like going out of a massage. I was so happy. As I said, I'm afraid of needles, and it was a really positive experience, both with the doctor and the needles. She's an expert of fibromyalgia, so it makes me really happy when doctors believe you and talk to you and listen to you and don't tell you you're crazy. It's really nice when they do that. And yeah, I have to say it was really hard walking all those days, because last time I went on like a little vacation, it was this December that I went to Korea, but I had a wheelchair there because I'm getting a bit worse. And I didn't have a wheelchair in Naples, at Napoli, but I thought I would feel worse. I felt pretty bad. During the evening I was really walking really badly, but I have to say it was a good experience. I felt good. It was okay. It was fine. I liked it. And what else to add? Well, after I came back, as I said, I needed a few days of full resting, and now I'm a bit I've messed up my school schedule because I have to study a lot now. I'm a bit scared, but I can go through it. I can make it through. And I'm sorry if the phone is really shaky, but I still don't have anything to put it on to just make the video normal. Wait, let me try. Like this? No, horrible lighting. I'm joking, I'm sorry. I think the next time that I will go to Naples, I will bring my wheelchair. Or a wheelchair, because I don't have my own wheelchair. But yeah, I feel better than I thought. I was just a bit nauseous and I was stavo zoppicando. I had a bit of a limp. Is that how you say it in English? I don't remember. Especially in the evenings, but in the evening I would just go eat dinner and then came back to my room and rested, so it was pretty manageable. That's pretty much it, I think. Is there something else? I don't think so. So yeah, as you can see, I didn't die. You can still travel when you're sick. You can do it. And Naples was really good. A really good place, even though it wasn't really accessible. There weren't a lot of lifts, elevators, as you want to call it. It's okay, it's fine in both ways. Sometimes the scale mobili wouldn't really work. It was not the most accessible place. Also, where there are the crossings. Why am I forgetting all the English I know? I'm a C1 level. What are the le strisce pedonali. I'll just write it here. Oh my god. So you're learning a new word. Strisce pedonali. Strisce, like stripes. Pedonali, like walkers, for the people that walk. And you know, there's usually a little indent in the marciapiede. I can't do it today, sorry, I'm really foggy. I'm really foggy. There's an indent in the marciapiede, as I said. Well, in Naples there weren't many of those, so if I had a wheelchair I wouldn't be able to get up there. But for the rest, it was really pretty. I had fun. I was with my friends and the food was good.
And yeah, it was fun. I liked it. You can do it too. You can go visit places and travel, of course, with some tweaks and changes to make it easier for you. But you can still travel. You can still do it. It's gonna be harder, and it's gonna take a lot of energy. But you can do it. You can do it. I swear you can. So yeah, that's it. So see you on the next video when it will come out. I don't know when. But for now,